Ciao, voglio mostrarti 6 piccoli ma non tanto piccoli segreti che ti permetteranno di potenziare il tuo workflow, il tuo lavoro con Adobe Illustrator, oltre a velocizzare la precisione di tutti i tuoi interventi. Partiamo subito in grande con uno strumento di comune utilizzo come la gomma, ma in un modo che molto probabilmente non sapevi di poter utilizzare. Andiamo quindi nella parete strumenti, andiamo a selezionare due figure semplici come per esempio un rettangolo e dalla parte bassa del pannello strumenti gli andiamo ad attribuire un colore di riempimento nero, poi sempre un'altra forma come per esempio lo strumento ellisse, con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse andiamo a disegnare un cerchio proporzionale come in questo caso. Ora con lo strumento gomma di solito noi andiamo a fare delle cancellazioni libere, infatti se vado a selezionare la gomma che si trova qui nella sezione dedicata alle forbici e al taglierino, premesso che facendo doppio clic sullo strumento si apre il relativo pannellino opzioni attraverso cui possiamo eventualmente ingrandire il pannello con cui agisce e cancella quindi la gomma, lo vediamo appunto dalla finestrina dell'anteprima, dopodiché diamo l'ok, possiamo anche fissare eventualmente l'angolo di rotazione, ma diciamo che tutto sommato nel nostro caso di utilizzo può andare benissimo la modalità di utilizzo standard, che è quella appunto dell'angolo 0 gradi, cambiando eventualmente soltanto la dimensione della punta. Diamo l'ok. La gomma agisce normalmente in questo modo: si seleziona la figura, lo strumento selezione diretta, dopodiché si seleziona la gomma e si fa una cancellazione libera, dopodiché il resto viene semplicemente rielaborato dal programma in modo da definire la curva al netto della parte tagliata. Ma che cosa succede se noi volessimo effettuare una cancellazione precisa, matematica, quindi lineare, quadrata? Possiamo farlo senza necessariamente utilizzare strumenti specifici come per esempio le forbici o come per esempio lo strumento crea forme, andando per sottrazione o addizione di altre forme una sull'altra. Possiamo utilizzare appunto la gomma con una combinazione di tasti. Andiamo sempre prima a selezionare la figura, dopodiché con la combinazione di tasti Alt più clic del mouse, come vedete, la gomma diventa una selezione rettangolare o quadrata e mi permette di andare a selezionare direttamente l'area che poi sarà cancellata, come in questo caso. Facciamo la stessa cosa sul cerchio, lo vado prima a selezionare, poi seleziono lo strumento gomma e di nuovo la combinazione di tasti Alt più clic del mouse vado a selezionare metà cerchio ed ecco qua. La prima metà del cerchio è stata tagliata, abbiamo ottenuto due tagli perfettamente geometrici delle figure nonostante l'utilizzo della gomma che per il suo standard ha un andamento appunto libero, ma con questa combinazione di tasti noi possiamo cancellare anche in modo perfettamente geometrico e lineare. Vediamo ora che cosa possiamo fare con le linee per renderle ancora più armoniche e arrotondate. Ad esempio, se con lo strumento pennello andiamo a disegnare una linea con delle punte abbastanza rettangolari, abbastanza angolate, chiaramente andiamo prima a sostituire il colore di riempimento con quello di traccia. Andiamo a selezionare il tracciato, dopodiché selezioniamo lo strumento arrotonda e andiamo a passare lo strumento sulle punte per renderle più arrotondate, lì dove magari è necessario un arrotondamento, come in questo caso. Questa è una prima modalità, chiaramente potrebbe non essere precisissima nel momento in cui abbiamo delle curvature come in questo caso, ma per rendere la linea e il tracciato più sinuoso, più lineare, più preciso anche nei singoli tratti, un'accortezza che possiamo prendere è questa: fare doppio clic sullo strumento pennello, dopodiché si apre il relativo pannello opzioni e aumentare il livello di fedeltà da preciso a morbido, quindi massima fedeltà e entro 20 pixel. Anche qui aumentiamo quindi al massimo questi due valori, fedeltà e precisione. Diamo ok, adesso andiamo a disegnare ed ecco qua. Come potete vedere il secondo è molto più preciso del primo in quanto non presenta alcuni piccoli difetti che poteva presentare il primo, come possiamo vedere su alcune punte, su alcune chiusure e su alcuni angoli. Immaginate adesso la stessa cosa se dovessimo invece disegnare un percorso, un tracciato curvilineo. Ecco qua, automaticamente il programma ha aggiustato quelli che potevano essere i difetti del mio tratto manuale grazie appunto al massimo livello di fedeltà che io ho applicato tramite il pannellino opzioni allo strumento pennello. Esiste anche una terza via che ci permette di semplificare il tracciato, magari riducendo il numero dei punti di ancoraggio che lo compongono e che possiamo andare a trovare in questa sezione. Selezioniamo il tracciato, andiamo su oggetto, tracciato, semplifica, si aprirà il relativo pannello opzioni. In questo caso lui ci chiede di quanto deve essere precisa la curva, 50% al 100%, chiaramente ci conviene sempre attivare la modalità anteprima in modo da poter vedere in diretta live tutte le modifiche che facciamo riguardo alla semplificazione del tracciato. La rendiamo più semplice ma nello stesso tempo anche più gradevole alla vista. Quando siamo soddisfatti clicchiamo su ok.
Un altro strumento che viene poco utilizzato, perché è sostituito sostanzialmente dall'espansione degli oggetti, è quello che ci permette di lavorare una singola lettera di una parola senza necessariamente tracciare la parola. Ad esempio, abbiamo qui scritto questa parola con carattere open sans, bold, quindi abbastanza spesso, molto evidente, molto netto, senza grazie. Se io volessi andare a modificare la singola lettera, ad esempio lo stile, la dimensione, la larghezza, la lunghezza, lo spessore, indipendentemente dalle altre, non lo potrei fare perché questa parola è tutto un blocco ed è editabile. Quindi l'unica cosa che potrei fare per andare a modificare la singola lettera, dopo aver selezionato l'intera parola, è andare sul menu oggetto, espandi e cliccare su ok. In questo modo le singole lettere, come possiamo vedere, sono diventate dei tracciati e quindi sono modificabili ognuna indipendentemente dall'altra. Ma se invece torno ad avere la parola editabile e volessi modificare per esempio soltanto la lettera P, che cosa dovrei fare? Vado a selezionare il testo, dopodiché mi sposto sulla palette strumenti, apro la sezione degli strumenti dedicati al testo e mi sposto verso l'ultimo strumento che si chiama strumento ritocco testo. Che cosa succede? Vado a fare un clic sulla lettera P e questa può essere editata in modo proporzionale rispetto al resto della parola, può essere ruotata e automaticamente il resto della parola si adatta alla modifica appena applicata, in questo caso la rotazione, può essere, grazie appunto allo spostamento del mouse, del cursore lungo i crocini che stanno sugli angoli, anche ridimensionata in questo modo. Oppure può essere letteralmente spostata di posizione e automaticamente il resto della parola si sposterà nell'area in base appunto al movimento che noi faremo fare alla lettera. Ricordiamo che in questo momento il testo e la lettera sono editabili e come potete vedere, insomma, le modifiche sono abbastanza semplici e lineari. Immaginiamo, sempre selezionando lo strumento ritocco testo, di andare a modificare un'altra parola, ad esempio l'ultima, la I, faccio un clic sopra, dopodiché la sposto, la ruoto in orizzontale e la vado ad ingrandire. Vado a modificare anche le altre lettere. Immaginate cosa è possibile fare con questo strumento prima ancora di tracciare l'intera parola, prima ancora di espandere la parola facendola diventare un oggetto. Possiamo letteralmente stravolgere un elemento tipografico, rendendolo accattivante e originale, adatto alla nostra particolare e specifica esigenza, e solo dopo tracciare l'intero testo. Chiaramente selezionando il cerchietto pieno che sta di solito nell'angolo sinistro di ogni parola. Una volta che abbiamo selezionato questo strumento, lo sposteremo nello spazio insieme al resto del blocco. Se invece andrò a ridimensionare la lettera dai tondini vuoti che si trovano sugli altri angoli, allora andrò ad agire solo sulla singola lettera, il resto della parola la seguirà di conseguenza. Immaginiamo invece adesso di lavorare su un'altra parola, magari scritta con lo stesso font, giusto per cominciare, per dare un impatto di partenza molto chiaro. Facciamo uno zoom magari sulla prima lettera e se volessimo andare a modificare l'inizio, il termine o gli andamenti, le curvature di questa singola lettera, cioè la C in questo caso, andiamo quindi a tracciare questo testo. Seleziono la parola, vado sul menu oggetto, espandi, mi assicuro che sia il valore oggetto che rinviamento siano flaggati, clicco su ok. Ora, come possiamo vedere, ogni lettera è costituita dai punti di ancoraggio e sono dei tracciati. A questo punto, con la scorciatoia da tastiera N, vado a selezionare lo strumento matita. Lo strumento matita, che troviamo qui nella sezione dedicata appunto agli strumenti shaper, matita, rotonda, eccetera, mi permette di andare a cambiare, mutare la forma di una parte della parola a mio piacimento. Ad esempio, se io partissi da questo tracciato, quindi da questa parte superiore della lettera C, e andassi a disegnare una forma diversa e la facessi concludere qui nella parte superiore, automaticamente il programma genera la forma in più, rendendo la parte integrante attiva della lettera. Facciamo la stessa cosa anche nella parte inferiore. Ed ecco qua, vediamo che cosa possiamo fare sulle altre lettere. Per esempio la N, che qui la andiamo a selezionare prima, di nuovo scorciatoia da tastiera N, partiamo dal tracciato e andiamo per esempio a rendere più grande la parte finale della N, come in questo caso, e magari a dare una punta in avanti alla parte iniziale della N. Chiaramente io adesso sto agendo liberamente senza un criterio preciso, ma lavorando con i punti di ancoraggio e le maniglie posso andare a perfezionare tutti i vari aggiustamenti e tutte le varie modifiche che sto applicando live. Posso anche con la scorciatoia da tastiera meno sul tastierino numerico andare eventualmente a eliminare alcuni punti di ancoraggio. E
così via. Naturalmente questo è un discorso che io posso fare anche per esempio per le parole che sono scritte con font di tipo calligrafico. Andiamo a fare un esempio: digito la mia parola, vado a selezionare dal menu a tendina un font che sia di tipo calligrafico, come ad esempio Breakout. Dopodiché lo vado a rendere più grande con la scorciatoia della tastiera Shift più clic del mouse dopo averlo selezionato, e vado poi sul menu oggetto espandi, lo traccio come in questo caso, dopodiché seleziono la prima lettera che potrebbe essere la L, di nuovo scorciatoia della tastiera N, con la matita selezionata mi sposto qui sulla parte finale e magari vado ad aggiungere un allungamento con una punta all'inizio. Vado a selezionare per esempio la lettera M e di nuovo seleziono la matita. Anche qui una leggera modifica, allungando appunto la punta della M, semplicemente allungando il tracciato grazie appunto allo strumento matita. Chiaramente posso sempre andare su oggetto tracciato e semplifica, in modo da semplificare ancora di più, comunque nella modalità e nella quantità che io preferisco, le varie curvature di tutto il testo o solo delle modifiche. In questo caso le applicate solo la M perché avevo selezionato solo la M. Immaginiamo adesso di dover disegnare delle forme senza ricorrere all'utilizzo delle forme classiche predefinite di Illustrator, ovviamente tutte perfezionabili, ma agendo direttamente con lo strumento Shaper che troviamo in questa sezione, che mi permette da un disegno manuale come questo di ottenere un triangolo perfettamente preciso. Idem se volessi andare sempre con lo strumento Shaper a disegnare un rettangolo che manualmente, come potete vedere, è impreciso, lui automaticamente lo ricalcola in modo da ottenere un risultato preciso matematicamente e geometricamente. Ed ecco qua, un'ellisse costruita su un cerchio irregolare e stretto. Questo è lo strumento Shaper. Chiaramente ogni figura viene automaticamente riempita con questo grigio chiaro e con questo nero di traccia, ma può essere ovviamente modificato in base a quelle che sono le nostre esigenze. Semplicemente andando a selezionare il colore di riempimento e il colore di traccia e poi dal pannellino colore possiamo andare ad agire direttamente con i colori che preferiamo. Se con lo strumento penna andiamo a disegnare invece delle linee, dando l'invio e assicurandoci che il colore di riempimento sia deselezionato, dopodiché ho queste due linee, non sono unite, ho la possibilità di unirle grazie a uno strumento non molto conosciuto che si trova sempre nella stessa sezione dello Shaper. Vado a selezionare lo strumento Unisci. Vado a cerchiare le parti da unire e il programma automaticamente mi va a unire le due linee, come in questo caso. Può essere molto utile se ad esempio ci troviamo all'interno di una grafica tantissimi elementi decorativi che disuniti possono creare confusione, ma uniti possono creare invece armonia. Infine voglio mostrarti una misura alternativa estremamente rivoluzionaria che può permetterti di cambiare quello che è il font di default impostato da Illustrator nel momento in cui vai a creare per esempio un'area di testo con lo strumento testo, oppure a digitare una singola parola. Di default il programma ti posiziona sempre il campo carattere su font Myriad Pro Regular 12, a meno che tu non lo vai a cambiare dall'impostazione di sistema. Infatti se andiamo a tracciare il nostro paragrafo di testo, automaticamente il programma è orientato su Myriad Pro Regular 12. La stessa cosa se noi andiamo a fare solo clic in modo che lui va a digitare solo una o due parole, sempre Myriad Pro 12. Che cosa succede? Se io vado a cancellare tutto, poi mi sposto sul menu Finestra, Testo, Stili di carattere e da relativo pannellino mi sposto sul menu di destra, faccio un clic e vado a selezionare l'opzione stili di carattere, automaticamente io posso andare a cambiare quello che è il font di sistema. In questo caso, come appunto carattere base, mi dà Myriad Regular 12 punti di dimensione. Se vado a cliccare su formati carattere base, posso andare a cambiare il font di default, magari scelgo l'Open Sans, magari uno stile semi-bold e magari una dimensione di 40 punti anziché 12. Clicco su OK e chiudo il pannellino. Ora se torno sullo strumento testo, automaticamente vedrò sopra il carattere Open Sans impostato, semi-bold 40 punti. Se vado a tracciare un'area di testo, lui automaticamente me lo riempie già con il font Open Sans, famiglia semi-bold, dimensione 40. Se vado invece a fare solo un clic all'interno dell'area, avrò il mio font impostato con la dimensione predefinita e non più il font predefinito di sistema. La stessa cosa chiaramente succede e ha effetto sull'intero file. Se vado ad aggiungere una nuova tavola dallo strumento tavola da disegno che posso selezionare qui nella parte bassa del pannello strumenti, aggiungi nuovo, anche qui avrò il font già impostato di default perché
è stato appena configurato nella sezione dedicata alle opzioni di stili e carattere. Se ti è piaciuto questo video, non perderti nessun altro video su Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!